Buongiorno a tutti i nostri amici del canale Il Lupo della Steppa. Oggi siamo in compagnia di un simpatico amico che è Vajra Seba, che tra l'altro lo troviamo all'interno di una splendida yurta mongola, sembrerebbe, poi ci racconterà meglio lui. E Vajra Seba l'abbiamo invitato perché da più o meno 14 anni, se non sbaglio, è praticante del cammino tantrico, soprattutto nella sua declinazione buddista, e soprattutto è il creatore del Bodhi Mandala Yoga Research Project, quindi è qualcuno che ha un cimento, si direbbe, non teorico e non solo teorico, ma soprattutto pratico rispetto a questo cammino di realizzazione spirituale che è molto interessante, molto potente, ma che è anche molto difficile da maneggiare, quindi va trattato con un'estrema determinazione, ma anche con molta delicatezza. Ci spiegherà tutto questo ovviamente il nostro amico Sebastiano. E raccontaci un po' quindi cosa è per te il tantrismo, cosa pensi che possa apportare soprattutto in un'epoca di caos e di tanta energia come quella che stiamo vivendo, quindi il nostro mondo contemporaneo. Quindi perché pensi che sia importante o non importante forse questa via soprattutto al giorno d'oggi? Ciao Martino, buongiorno a tutti. Sono contento di essere qua. Sì, insomma, tantrismo. Io ho incontrato il buddismo tantrico, diciamo 11 anni fa. 13 anni fa, 13-14 anni fa ho iniziato con le pratiche di yoga energetico. Però di principio non avevo insegnanti e scoprì questa cosa durante un pellegrinaggio, feci il Cammino di Santiago. E insomma iniziai a essere interessato a tutte queste tecniche di yoga energetico, di yoga di Kundalini, proprio per alcune esperienze che io ebbi. E mi interessai al cammino tantrico buddista dopo che incontrai uno dei miei primi maestri, dove appunto le energie sottili del cammino tantrico vengono chiamate differenti. Entrai nel buddismo tantrico con una pratica che si chiama Tummo, che è la pratica del fuoco interiore, magari anche è la più famosa, diciamo. E niente, da allora non ho mai smesso di studiare, di ricercare questa cosa, andando a incontrare differenti maestri, ma poi soprattutto praticando tutti i giorni per molte ore. E la tua domanda che mi fai perché il cammino tantrico è importante al giorno d'oggi? Allora, io quando parlo di cammino tantrico nella contestualizzazione del Vajrayana. Che cosa succede? L'obiettivo del buddismo, come tanti sanno, è raggiungere lo stato dell'illuminazione. Ma nel tantra, il tantra si chiama il cammino del risultato, the resultant path in inglese. E quindi che cosa vuol dire? Se in tutti gli altri tipi di buddismo uno pratica per raggiungere l'illuminazione in un tempo futuro, nel buddismo tantrico uno pratica l'illuminazione. Quindi che cosa succede? È rieducare la percezione della realtà come un Buddha potrebbe percepire la realtà. Il punto è che quando un Buddha percepisce l'illuminazione, non è solamente il singolo personaggio che si percepisce come un Buddha, ma percepisce la realtà intera come un Buddha. Tante volte si dice ci vuole un Buddha per vedere un Buddha. Senti una cosa, Sebastiano, perché appunto
Già è particolare la tua storia, se ho ben capito, quindi una volta facendo il cammino di Santiago, ti sei trovato paradossalmente in un cammino che parla di energia, che parla di intensità, che parla, come dicevi tu, di utilizzare quello che dovrebbe essere lo scopo, cioè l'illuminazione, viene utilizzata come il mezzo. Cioè tu immediatamente sei proiettato nell'esperienza dell'illuminazione stessa e da lì in poi cerchi semplicemente, immagino, di permanere o di ricreare le condizioni per cui quello stato si manifesti. E quando si parla di tantrismo si parla molto ovviamente di questo aspetto energetico, quindi delle energie sottili che esistono all'interno del corpo umano, che poi sono le stesse che regolano il funzionamento generale dell'universo. Allora, dal punto di vista proprio del Vajrayana, quindi del cammino del diamante, del cammino del fulmine, quindi del cammino tantrico all'interno della tradizione buddista, per le persone che ci ascoltano, che alcune sono ben esperte, quindi sanno benissimo, hanno tutti gli utensili per comprendere quello che sta dicendo, ma altre invece magari sono la prima volta o le prime volte che sentono parlare di questi argomenti. Tu li puoi aiutare a fare una sorta di mappa, se tu dovessi descrivere come è fatto quindi questo corpo sottile, come fluiscono all'interno queste energie sottili nel nostro corpo umano. Ci sono degli elementi maschili, ci sono degli elementi femminili, ci sono dei canali. Se tu dovessi fare ecco, una mappa che è una sorta di radiografia sottile, come descriveresti l'uomo dal punto di vista, l'essere umano e il corpo umano dal punto di vista proprio del cammino del Vajrayana, quindi del cammino tantrico? Allora, la cosa che a me, il fatto che a me ha attirato è la semplicità della struttura energetica che viene insegnata nel Vajrayana. Allora, la cosa principale è portare l'energia nel canale centrale, quindi c'è un canale centrale all'interno del nostro corpo. Tante persone magari lo conoscono, è molto simile al canale centrale che viene utilizzato nello yoga indiano, si chiama Sushumna. Quindi cosa succede? Quando questo canale centrale si apre, noi abbiamo abbiamo la possibilità di accedere alla nostra natura profonda. Il punto è, come noi apriamo questo canale centrale? Noi apriamo questo canale centrale attraverso una sensazione di estasi e di piacere. Il canale centrale viene aperto, ci sono dei punti in cui noi possiamo aprire il canale centrale e questi punti sono dei punti in cui tanti altri canali, perché il nostro corpo è formato da 72.000 canali, ok? I punti in cui noi possiamo aprire questo canale centrale sono dei punti in cui tanti canali formano una specie di rete, ok? E questi punti vengono chiamati corlo o chakra, ok? Tante persone conoscono questo termine. Questo termine. Quindi cosa succede? Attraverso la focalizzazione di una sensazione di estasi o diciamo di una sensazione di piacere molto forte in questi punti, il canale centrale si apre e quindi abbiamo queste esperienze. Ma la cosa in cui il Vajrayana si specializza è l'essenza. Tsa, Lung, Tigle. Tsa è il canale, Lung è il prana che fluisce nel canale, noi lo E chiamiamo diciamolo appunto, il prana, scusa, ti interrompo solo per spiegare, quindi sono questi venti sottili che si muovono all'interno di questi canali e soprattutto in caso nel canale principale centrale di cui stai parlando. E quindi dicevi poi l'essenza, certo. quindi... L'essenza è la cosa principale, e che cosa succede? Più l'essenza all'interno del nostro corpo è come se fosse ghiacciata, ok? È come se fosse ghiacciata. Attraverso le pratiche di alchimia interiore noi andiamo a sciogliere questa essenza e più questa essenza si scioglie e viene liberata nei canali,
più uno stato di estasi e piacere si accresce e più la nostra mente concettuale diminuisce. Più questa sensazione di estasi accresce, più abbiamo la possibilità di aprire il canale centrale in una maniera più profonda. Quindi che cosa succede? Attraverso tutte queste pratiche di automassaggio, meditazione, specialmente respirazione, c'è una particolare maniera di ingaggiare, una particolare maniera di trattenere il respiro, noi andiamo a creare questo calore molto piacevole all'interno del corpo, e lo andiamo a espandere all'interno di questo canale centrale, specialmente all'interno di questi punti, di queste stazioni nel canale centrale. Il fatto è questo, che la cosa che a me ha attirato molto in queste tecniche tibetane, a differenza delle tecniche del tantra moderno, delle tecniche di Kundalini Yoga, è che la respirazione, tante volte quando vengono attivate queste energie sottili, spesso e volentieri c'è una sorta di ipereccitazione del sistema nervoso. Ma il bello di questo tipo di respirazione, di questo tipo che si chiama la respirazione del vaso, il bello di questa cosa è che è una respirazione che focalizza la mente, che rende la mente molto calma. Tante volte quando parliamo di estasi, pensiamo che l'estasi sia una cosa di movimento, una cosa che rende il sistema ipereccitabile. Ma la bellezza di queste tecniche è che rendono il sistema molto molto estatico, ma allo stesso tempo fisicamente rendono il sistema molto meditativo. Quindi c'è stabilità, non ci può essere euforia, ma non c'è agitazione. C'è una grande sensazione di beatitudine, ma molto posata, mi sembra di capire da quello che dici tu. Esatto, Oh. esattamente. Ed è questo il bello. Io lavoro anche tanto con persone, per esempio, che studiano il Neotantra, tutte queste tecniche di Kundalini, diciamo moderne, che tante volte non hanno connessione con una tradizione. E queste tecniche, per esempio, utilizzano tanto una respirazione di iperventilazione. Appunto questa cosa crea una sensazione molto, molto intensa, crea un'esperienza quasi psichedelica. Il problema è che cosa succede dopo. E quindi spesso e volentieri le persone, quando risvegliano questa energia interiore, magari non riescono più a dormire o cose del genere. Invece di equilibrarli, i venti sottili, sembrerebbe che li va a squilibrare, come dici tu, questo genere di... Sì, oddio, sveglia questa energia interiore, che tante volte è chiamata Kundalini, sveglia questa energia interiore, però questa cosa non è controllata, insomma. Forse da un certo punto di vista è meglio che è meglio che averla completamente addormentata. Però appunto c'è bisogno di sapere cosa uno sta facendo. Ovvio. Io in questi anni ho studiato tanto anche la medicina tantrica, perché appunto questi venti sottili vanno poi a modificare gli umori del corpo. Magari le persone che sanno di Ayurveda hanno familiarità con i 3 umori del corpo, Vata, Pitta e Kapha.
E questi 3 umori vengono anche utilizzati nella medicina tantrica buddista. Proprio perché queste tecniche in realtà sono state, sopravvivono in Tibet, ma arrivano dall'India. Quindi che cosa succede? Parlavamo di queste essenze di Tigle, che è la cosa principale. In questi insegnamenti le essenze vengono divise in due, vengono divise in un'essenza materna e in un'essenza paterna. L'essenza paterna, possiamo dire così, quando noi veniamo concepiti, insomma, all'interno del grembo di nostra madre, lo sperma e l'uovo si fondono e praticamente possiamo dire così, la nostra mente o la nostra anima entra in questa unione. Poi che cosa succede? Man mano che il feto cresce, l'essenza paterna risale e l'essenza materna scende, ok? E queste due cose creano il canale centrale, ok? Quindi che cosa succede? L'attivazione di queste due essenze e specialmente la riunificazione di queste due essenze è la chiave per entrare in questi stati meditativi. Allora, proprio a questo riguardo, venendo all'aspetto, se vuoi, tecnico e pratico, visto che tu parlavi all'inizio della nostra conversazione della pratica del tumo, quindi del fuoco interiore. Quindi concretamente, hai parlato anche ovviamente di respirazione e quant'altro, com'è che si fa in modo che queste due essenze, come dici tu in maniera molto chiara, si sono disgiunte via via che il feto ha cominciato a crescere nel grembo materno, e quindi lo scopo della pratica è fare in modo che si riuniscano nuovamente per ritrovare questa esperienza di beatitudine originaria che esisteva prima di questa scissione. Tecnicamente, siccome abbiamo detto a questo punto c'è una parte paterna in alto, quindi identificata con la testa, e una parte materna invece nella zona bassa del corpo. Tecnicamente, quindi, le pratiche del Vajrayana, come fanno in modo che queste due essenze ritrovino la loro unità? Allora, innanzitutto bisogna capire in una maniera più fisiologica queste essenze a che cosa si riferiscono. Allora, l'essenza paterna si riferisce al sistema nervoso, ai nervi e specialmente a tutti gli ormoni che vengono rilasciati, quindi del sistema, possiamo dire, sistema neuroendocrino. Mentre l'essenza materna si riferisce al nostro metabolismo, quindi al nostro calore interiore, specialmente al sangue che si trova all'interno delle vene. Che cosa succede? Quello che noi vogliamo andare ad attivare, andare specialmente ad attivare l'essenza paterna. L'essenza paterna è questa sorta di nettare all'interno del nostro corpo. Ed è la causa principale di questa sensazione di beatitudine. Ma come ti dicevo prima, questo nettare è come se fosse ghiacciato. Quindi cosa succede? Noi dobbiamo andare a sciogliere questo nettare. Noi sciogliamo questo nettare andando ad attivare il fuoco interiore. E il fuoco interiore viene attivato attraverso l'essenza rossa, quindi attraverso il nostro calore interiore. Per attivare il nostro calore interiore noi abbiamo bisogno di movimento, quindi è un po' come se vogliamo andare, se noi vogliamo andare a creare del fuoco, noi dobbiamo creare del movimento. Uno sfregamento, certo. Sfregamento o soffiare. E questa cosa viene attivata attraverso l'elemento del vento. Quindi ci sono 3 elementi, c'è il vento, con il vento noi andiamo a creare il fuoco, con il fuoco noi andiamo a sciogliere l'acqua.
Il vento sono tutte quelle sensazioni di movimento che noi abbiamo nel corpo, quindi specialmente il movimento del sangue all'interno delle arterie. Questa è una cosa molto semplice, la possiamo vedere così. Quando noi andiamo, per esempio, se siamo un attimino, se non siamo di buon umore, per esempio, una cosa principale che io dico sempre alle persone prima di andare a fare tutte queste cose qua è: vai a fare una corsa, per esempio. Una persona va a fare una corsa, che cosa succede? Muove il sangue, quindi si crea movimento, c'è molto calore. Poi quando la corsa finisce, una persona ha una sensazione di piacere, perché uno va a attivare attraverso questa cosa tutti quegli ormoni, tutte quelle endorfine che ristabilizzano una sorta di buon umore all'interno del sistema umano. Quindi in realtà è semplicemente un modo di organizzare qualcosa che fisiologicamente noi già abbiamo all'interno del nostro corpo. E attraverso questi esercizi, questi esercizi di respirazione non sono che noi, quando noi andiamo a attivare queste cose con questi esercizi di respirazione, non sono solamente esercizi di respirazione, sono esercizi di respirazione, di movimento e di automassaggio. Ok. Quindi noi andiamo, questi si chiamano Trulkor, questi esercizi in tibetano, e queste cose vanno a ricreare questo effetto, come ti dicevo, di questo effetto che uno può sperimentare in una maniera molto semplice con una corsa, in una maniera molto più intensa e molto più, come posso dire, molto più Concentrata su un obiettivo? concentrato su un obiettivo, molto più diretta e molto più efficace.